Modena, quartier generale della Hydro-Gru. L'officina in particolare fermento per ultimare i ritocchi dell'ammiraglia di casa Hydro-Gru, la KT300S. Oggi, infatti, il team della Hydro-Gru dovrà affrontare un delicato collaudo che spingerà la macchina fino al limite delle proprie possibilità. A fare gli onori di casa c'è Roberto Vezzelli, il boss delle Hydro-Gru. Oggi abbiamo come protagonista la 300S. È una macchina dove la S sta per superior, è una macchina superiore a tutte le altre, è l'ammiraglia dell'Hydro-Gru. Dopo un mese di lavoro stiamo finendo gli ultimi dettagli. Oggi abbiamo i test di overload, cioè caricheremo la macchina con un 20-25% in più rispetto alle portate in tabella. Questa Hydro-Gru è tanto imponente quanto complessa da realizzare. Ce ne parla Luca, il responsabile di produzione. Mi chiamo Luca, sono responsabile produzione e capovicina della Hydro-Gru. La 300S è una macchina grossa. Abbiamo avuto parecchie difficoltà con gli stabilizzatori che sono molto grossi e molto precisi per gli incastri. Difficoltà tante, ma anche molte soddisfazioni, perché è una macchina veramente potente. Stamattina usiamo la macchina base, cioè senza zavorra, che già ha delle prestazioni veramente importanti. Poi monteremo 40 tonnellate di zavorra e faremo i tiri a sbalzo, a sbraccio. Anche con le 40 tonnellate di zavorre abbiamo avuto molte difficoltà, soprattutto per fare in modo che si possano agganciare correttamente alla macchina, perché sono molto fuori dal baricentro. Le zavorre sono completamente scomponibili, autocaricabili dalla macchina in autonomia. Si compongono a terra, si caricano sul posteriore e l'impianto idraulico ti aiuta la macchina con una rotazione a portare le zavorre verso il piastrone e quindi agganciarle in autonomia. La macchina è completamente autonoma per quanto riguarda il carico-scarico zavorre. È sempre molte difficoltà, ma si risolve sempre tutto. Quindi noi oggi andiamo fuori, facciamo questi test, no? Di overload. Dopo la macchina come è messa? Io devo anche consegnarla. Roberto ci mette sempre un po' di pressione perché ovviamente i clienti dalla loro parte spingono per avere la macchina. È una macchina complessa anche per via dei tempi, essendo complessa i tempi si allungano di produzione. La macchina dopo i test è pronta alla consegna, abbiamo montato tutto quello che dovevamo montare, l'argano, abbiamo già tirato le funi, abbiamo montato il 160 per il tiro massimo. Ok, dopo chiediamo al cliente se vuole l'altro bozzello. Sì, nonostante i problemi, grazie al team che abbiamo in officina, abbiamo fatto il massimo che si può fare per portare a casa il risultato e siamo addirittura d'arrivo. Andiamo fuori per i test e si consegna. Una volta ultimata la lavorazione, avvalendosi di radiocomando e sfruttando l'ultimo asse sterzante del veicolo, nonostante il poco spazio di manovra, il mezzo viene condotto fuori dallo stabilimento con estrema semplicità. La KT300S andrà piazzata di fronte ad un monolite in cemento armato, componibile, che verrà impiegato per il test. Ad occuparsi dei diversi tiri sarà Domme, un veterano della Hydro-Gru. Svolta la stabilizzazione, è tempo di iniziare. A darci delucidazioni sul test, uno dei membri storici della Hydro-Gru, Serra. Ci sono due fasi, una è quella delle prove strutturali, quindi andremo a fare dei tiri che vanno a provare la struttura della macchina, quindi molto peso da molto vicino, e invece dei tiri a ribaltamento con dei pesi più bassi ma con un raggio di lavoro più ampio. Ora la KT300S dovrà comporre il monolite da 110 tonnellate necessarie per il primo tiro in tabella. La macchina ovviamente ha una tabella di portata che prevede tutte le configurazioni di zavorra. Le prove le vogliamo fare con 0 ton, vuol dire che la macchina come arriva in cantiere è già pronta per lavorare. Poi metteremo insieme tutta la zavorra, un'operazione abbastanza veloce per fare i tiri più importanti a sbraccio. Quello che vogliamo vedere adesso è la forza di questa macchina che con sempre la tecnologia dei pattini Xantal B, una lega di bronzo molto resistente, riesce a sfilare sotto carico. Abbiamo messo insieme il famoso monolite, tireremo a 6,5 metri. È un overload perché corrisponde a circa un 25% in più del carico in tabella. È tutto pronto per il primo tiro. Si parte.
Il monolite è stato sollevato senza alcun tipo di zavorra. Ora la KT 300S dovrà ruotare e portarlo nella posizione dichiarata dalla tabella. Il monolite è passato su un solo stabilizzatore senza difficoltà. Si tratta di un battesimo del fuoco per questa autogru, chiamata ad una prima prova particolarmente dura. Il macigno è arrivato a destinazione. Dopo il primo tiro molto soddisfacente perché abbiamo centrato in pieno il 25% in più e guardando un po' le carte, guardando un po' la macchina che ha ancora di abbondanza, cioè è generosa, riconfiguriamo il braccio, cioè da 25, 25, 25 di sfilo, teniamo dentro il primo e facciamo un 25 il secondo e un 50 al terzo. In questo modo siamo in grado di spuntare un po' più di portata a sbraccio. Stiamo a vedere quello che succede, dai. Ora il team cercherà di sbracciare il monolite, come si dice in gergo, ovvero portarlo più avanti. Poi verranno prese tutte le misure per assicurarsi che il test venga superato. Centimetro dopo centimetro il totem arriva a meta. Missione compiuta. Il primo tiro è andato ben oltre le aspettative iniziali. Noi qui abbiamo allestito abbastanza velocemente 13 tonnellate e le andremo a tirare e sfilare a circa 16 metri. Cioè dove abbiamo 10 tonnellate, 10.6, tiriamo i 13. La testa di questa macchina qua è stata concepita per movimentare 150-160 tonnellate a 4 posizioni, cioè la testa con 2 perni movibili si può ruotare a 30 gradi, 60 gradi, 90 gradi, oltre ovviamente alla posizione di riposo. Ma la cosa più intelligente della testa è che può montare dei supporti gancio fissi che ne allungano le prestazioni. Ed in men che non si dica, il peso viene sbracciato. Anche questo tiro è stato fatto 13 tonnellate, portate a casa senza nessun problema. Il tempo di prepararci con le zavorre, abbiamo il muletto che sta già un po' raccogliendo e messi sulle zavorre facciamo i tiri veramente importanti. A rendere ancora più intensa la pressione sul team, i sollevamenti di oggi vengono eseguiti sotto la supervisione dei clienti Meo e Aurelio, proprietari di questa KT 300S. Dunque, la nostra azienda è un'azienda a conduzione familiare e noi siamo 3 fratelli. Al nostro seguito abbiamo i figli e siamo già la 4ª generazione. La nostra ditta si chiama Sarca, Società Autotrasporti Rocca Canavese, Torino. Ci occupiamo di trasporti e poi ci siamo dedicati anche alla movimentazione dei macchinari. Siamo partiti come trasporti, siamo spinti di più sul mondo della movimentazione. Con Roberto non siamo mai stati suoi clienti, però comunque già ci conoscevamo. E in questa occasione invece la scelta è caduta su questa macchina e lui come persona molto piacevole, che si è comportata bene, ci ha trattati bene. Lui e il suo team di tecnici, progettisti e quant'altro che ci hanno seguito. La prima impressione stamattina, quando siamo entrati in officina, che l'abbiamo vista lì tutti intorno, che la pulivano, la lucidavano, insomma la tiravano a lucido, è stata tanta roba. Ora che le zavorre sono montate, si può procedere ai tiri finali. 30 tonnellate, tutte a sbraccio, e poi torniamo a ricomporre il totem, 110 tonnellate, e vediamo fin dove riusciamo a sbracciarla. Vi tengo un po' col fiato sospeso. Il piano è semplice. Queste 30 tonnellate dovranno essere spostate di precisissima prepotenza, come soltanto una idrogru sa fare. Stiamo arrivando a 18 metri, tiriamo 30 tonnellate. Così in scioltezza, come fosse una piuma. Mentre stiamo prendendo la misura precisa dello sbraccio, volevo solo farvi notare che questa è una delle condizioni peggiori in cui può lavorare la gru, cioè ha tutto il braccio fuori, quindi il braccio fa una grandissima leva, un grandissimo sforzo. Qui abbiamo portato quindi le 30 tonnellate a 18 metri, sempre condizione estrema, sempre con dei risultati ottimi perché la macchina non ha avuto flessione. Il carico può portarlo fin là
può ruotare tranquillamente, quindi direi proprio che gli ingegneri qua hanno fatto un gran bel lavoro. Ed anche questo terzo tiro può considerarsi concluso a pieni voti. Non ci resta che risistemare i pesi sul monolite, così ricomponiamo i 110 ton. I test che sono appena stati svolti sono andati molto bene, siamo stati abbondantemente dentro il 25%, anzi siamo andati a qualche percentuale in più. I 110 ton con tutta la zavorra adesso li sbracciamo a 8,5 metri. Poi vediamo cosa succede, magari andiamo anche oltre. E quando il gioco si fa duro, i duri iniziano a giocare. Ora è davvero tutto pronto per l'ultimo tiro. Il totem da 110 tonnellate è stato alzato. Nulla di diverso rispetto al primo tiro. Se non fosse che la zavorra è caricata in torretta. La idrogru dovrà sbracciare questo enorme peso per più metri possibili, fino a raggiungere il punto critico. La rotazione è svolta. Si parte con lo sbraccio in avanti. Da qui comincia l'overload e il team di idrogru sta per avventurarsi in un mondo di incognite. Allora, adesso c'è l'emozione più grande di tutte. Abbiamo già tirato i 110, che siamo al limite. Vogliamo sfilarli sotto carico, quindi con il terzo sfilo, che è il più potente di tutti, li sbracceremo finché la macchina non andrà nel tilting point. Cioè quella situazione molto divertente in cui vedremo gli stabilizzatori dalla parte opposta che iniziano a mollare di pressione. Potrebbe anche leggermente alzarsi. Poggia! Poggia! Molla, molla, molla giù! E sono queste le cose belle che vogliono dire. Basta così? Facciamo la misura, infatti. Adesso misuriamo, dai, misuriamo dal vivo. Bisogna farlo alzare. Ah, è stato tuo fratello che ha voluto a tutti i costi farlo alzare. Ce l'abbiamo fatta. Dammi, tutto bene? Dai, bello stretto, Dai che ora devo andare a casa fra un po'. La idrogru è riuscita nel test, sbracciando 9 metri e 40 centimetri. Missione compiuta. A questo punto, gruiste e gruisti, vi presentiamo il Power Pack. Quello che vedete alle mie spalle è il famoso Power Pack. Batteria al litio, elettropompa da 50 kW. Abbiamo switchato, quindi spento il motore termico e azionato il Power Pack. Tiriamo su 25 tonnellate, così tanto per mostrarvi anche il potenziale di questo motore. La macchina tutto quello che può fare con il motore termico lo fa anche col motore elettrico. E con questo ultimo peso da 25 tonnellate tirato su con il Power Pack in scioltezza, direi, concludiamo il nostro test della KT 300.24S. Alla prossima! Soddisfatti delle prove che abbiamo fatto con la nostra gru. Ci dispiace che mio fratello, quello intermedio, non ha potuto venire per motivi di lavoro. Un saluto a nostro fratello Sergio e siamo soddisfatti di come è andata.